Stavo pensando a quale argomento trattare in questo video quando, leggendo tra i vostri commenti nel mio canale YouTube, ho notato una vostra domanda. Come si usa il gerundio italiano? Ciao e benvenuti nel mio canale. Io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri, e questo è il format Italiano in 5 minuti. Conoscete tutti gli usi del gerundio italiano? Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale e seguitemi fino alla fine del video. Vi svelerò tutti i segreti del gerundio italiano. Il gerundio è un modo verbale italiano detto indefinito perché non presenta un soggetto. Il gerundio si divide in gerundio presente e in gerundio passato. Il presente dà un'idea di contemporaneità all'azione principale. Il passato, invece, posiziona l'azione espressa dal gerundio su un piano temporale precedente a quello dell'azione principale. Formare il gerundio presente non è difficile. Basta aggiungere alla radice le desinenze delle coniugazioni ando, endo, amando, mangiando, sognando, correndo, spendendo, vedendo, dormendo, partendo, sparendo. Per creare il gerundio passato è sufficiente utilizzare il gerundio presente del verbo ausiliare richiesto seguito dal participio passato del verbo principale. Adesso mostro degli esempi. Amare, avendo amato. Correre, avendo corso. Dormire, avendo dormito. Sparire, essendo sparito. Quando si utilizza il gerundio? Il gerundio italiano è fondamentale per creare il presente e il passato progressivo. Avete presente il present e il past continuous? La costruzione italiana è quasi identica. Noi italiani dobbiamo però utilizzare il verbo stare. Io sto passeggiando. Stavamo mangiando. Il gerundio può essere usato anche da solo. Lo sapevate? Può esprimere una funzione di causa. Avendo mangiato troppo, è normale che tu ti senta male. Poiché hai mangiato troppo, è normale che tu ti senta male. Modo. Si svegliò piangendo disperato. Si svegliò come? Con un pianto disperato. Tempo. Passeggiando davanti a casa tua ho visto tua nonna. Mentre passeggiavo davanti a casa tua ho visto tua nonna. Condizione. Ascoltando di più il mio podcast in italiano miglioreresti la tua pronuncia. Se ascolti di più il mio podcast in italiano, miglioreresti la tua pronuncia. Inoltre, ma solo quando segue pur, può introdurre una frase concessiva. Pur avendo freddo, decise di andare fuori senza cappotto. Anche se aveva freddo,
decise di andare fuori senza cappotto. Vediamo altre 3 curiosità sul gerundio italiano. È usato in una struttura con il verbo andare per indicare un'azione progressiva, ripetitiva. Luca va dicendo di aver vinto alla lotteria. Io non gli credo. Se dovete usare i pronomi complemento o le particelle ci e ne, dovete attaccarle alla fine del gerundio. Regalandogli quel libro l'hai reso il bambino più felice del mondo. Il gerundio è solitamente usato quando i soggetti delle 2 azioni coincidono. Tuttavia, quando ci sono 2 soggetti diversi, è bene indicarlo dopo il gerundio. Essendo la scuola chiusa quel giorno, dovremmo chiedere alla babysitter di aiutarci con i bambini. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti 2 frasi che contengano un gerundio italiano. Io sono Susanna e, ringraziandovi di essere stati con me, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.